dalle basi, parliamo di quali sono gli strumenti fondamentali per iniziare a sperimentare questa tecnica fotografica. Fondamentale, la prima cosa è il buio. Quindi questa tecnica fotografica si utilizza al buio, poi possiamo sperimentare sia in un luogo buio, oscurato, in una stanza oscurata o all'interno di uno studio di giorno, oppure se vogliamo realizzare delle foto all'esterno dobbiamo aspettare che faccia buio e realizzarle di notte. Solitamente le light painters lavorano di notte, quindi in un luogo buio si lascia che cosa? L'otturatore della macchina fotografica aperto per un lungo periodo di tempo, quindi dobbiamo utilizzare una lunga esposizione. Durante quella lunga esposizione il fotografo andrà con la propria torcia, col proprio pennello a realizzare il suo dipinto di luce. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Di buio, abbiamo detto, macchina fotografica che permette impostazioni manuali, quindi una reflex, una bridge, una compatta, anche uno smartphone, poi lo vedremo, e permette di utilizzare impostazioni manuali perché dobbiamo inserire una lunga esposizione, quindi su tutte le macchine fotografiche il tempo più lungo che si può impostare è di 30 secondi. Per impostare la cosiddetta posa B, bulb, quindi saremo noi a decidere quanto far durare lo scatto, avremo bisogno di uno scatto remoto. Esistono di due tipi, adesso ve ne parlo, quello infrarossi e quello con filo. Poi di cosa abbiamo bisogno? Quindi macchina fotografica o smartphone, scatto remoto. Poi abbiamo bisogno di un supporto stabile, un cavalletto, perché ovviamente durante la lunga esposizione la nostra fotocamera deve essere ben salda al terreno, quindi abbiamo bisogno di un cavalletto. Adesso vi mostrerò quali utilizzo e ovviamente una torcia. Quindi qualsiasi fonte luminosa, abbiamo detto, quindi una torcia, un accendino, un laser, realmente qualsiasi cosa può diventare il nostro pennello. Quindi iniziamo dalla macchina fotografica. Io uso una Nikon D750 e è possibile utilizzare qualsiasi macchina fotografica che abbia la possibilità di usare impostazioni manuali, e ho detto che su tutte le macchine fotografiche il tempo più lungo che si può impostare è di 30 secondi. Quindi per impostare la posa B o premiamo poi il pulsante di scatto, perché appunto quando noi teniamo premuto parte lo scatto, una volta che togliamo il dito finirà lo scatto. Ovviamente è impossibile e quindi avremo bisogno di uno scatto remoto. Esistono i due tipi, quello a infrarossi che viene captato dal sensore della macchina fotografica e quindi farà partire lo scatto, mentre esiste un altro, quello col filo. Sarà a noi decidere in base a quello che preferiamo se utilizzare infrarossi o quello col filo. Ho inserito del nostro adesivo bianco non perché si sia rotto, ma perché essendo al buio e non vedendo assolutamente nulla, avendo bisogno di capire dov'è per far terminare lo scatto, ho inserito questo nastro bianco perché è visibile al buio. Quindi grazie allo scatto remoto potremo utilizzare un tempo di esposizione maggiore di 30 secondi, addirittura di minuti, ore, eccetera. Quindi parliamo delle impostazioni invece della macchina fotografica. Abbiamo detto tempo 30 secondi o che a volte comunque basta, ad esempio per i ritratti basterà, poi lo vedremo, oppure la cosa B. Allora parliamo di ISO, sensibilità del sensore. Allora, usiamo una lunga esposizione, usiamo una torcia già luminosa, quindi non abbiamo bisogno di far entrare più luce all'interno della nostra macchina fotografica, non abbiamo bisogno che il sensore sia più sensibile alla luce, lo impostiamo quindi al minimo possibile sulla nostra macchina, che in alcune è 100, in altre è 200, quindi il minimo che si può impostare sulla nostra macchina. Poi, diaframma. In realtà, come dico sempre, non esiste una vera e propria regola, non esistono delle regole per il light painting, ma bisogna fare diversi tentativi. Quindi impostare un diaframma solitamente, comunque generalmente abbastanza chiuso, non completamente chiuso, ad esempio F22 che è completamente chiuso e ovviamente non entrerà alcuna luce, ma
dobbiamo impostarlo. Io solitamente lo uso tra F8 e F13. Poi ovviamente in base alla torcia, alla sua luminosità e alla potenza dovremo fare diversi test per capire se il diaframma impostato sarà giusto o meno, quindi bisogna fare veramente diversi tentativi, non esiste una regola, ma solitamente appunto si tende a chiudere il diaframma per far entrare meno luce e non avere una foto sovraesposta nello scatto finale. Quindi ISO al minimo, diaframma chiuso, F8, F13 dipende dalla nostra torcia, 30 secondi o posa B. Bilanciamento del bianco A, importante, scattiamo il RAW così da avere tutti i dati e successivamente modificare alcune impostazioni, ad esempio il bilanciamento del bianco io lo imposto su Daylight. Se magari il bilanciamento non mi convince oppure dargli un determinato tono, posso poi modificarlo in fase di elaborazione. L'importante è la messa a fuoco non su automatica, perché sarà buio e non riuscirà a mettere a fuoco. Quindi impostiamo su manuale e mettiamo a fuoco manualmente. Un'altra cosa fondamentale è, che non riguarda le impostazioni della macchina, è il fotografo. Il fotografo deve vestirsi di scuro. Anche se estate, fa caldo e purtroppo vestirsi di nero e di scuro è difficile, bisogna comunque vestirsi solitamente di un colore scuro, perché altrimenti rischieremo di venire impressi all'interno dell'immagine, e quindi per evitare ciò vestiamoci di scuro, perché i colori scuri non attirano la luce. Se ci vestissimo di bianco verremo sicuramente all'interno dell'immagine, quindi cosa fondamentale, vestirsi di scuro. Quindi abbiamo detto le impostazioni della macchina fotografica, abbiamo bisogno, come ho già detto, di un cavalletto, di un supporto stabile. Per le foto in studio io utilizzo questo treppiede della Manfrotto, poi vi scriverò in descrizione tutte le descrizioni dettagliate. Questo è della Manfrotto 0,55 ed è in alluminio, molto stabile ma molto ingombrante, quindi per foto all'esterno solitamente lo porto in situazioni dove ho bisogno di un supporto veramente stabile, o in altri casi utilizzo un altro della Manfrotto, che è della serie Compact, che non posso farvi vedere perché lo sto usando per il video, ma che metterò in descrizione. Quindi supporto stabile, treppiede, e ho acquistato da poco il GorillaPod. E il GorillaPod perché si può attaccare e utilizzare ovunque, è stabile perché ho acquistato questo che è per le reflex, quindi veramente stabile, posso utilizzarlo anche per la mia Nikon D750, e ho acquistato anche l'adattatore per smartphone, quindi posso attaccarci il mio smartphone. Infatti ultimamente sto realizzando delle foto LED painting con lo smartphone e in particolare sto usando il Huawei P10 Plus, perché dal Huawei P8 tutti i Huawei P9, il P10 hanno la modalità LED painting, quindi è possibile impostare la modalità LED painting, quindi lunga esposizione, direttamente sul nostro smartphone, e i risultati, devo dire, sono veramente fantastici. Se andate sulla mia pagina Facebook o sul mio Instagram, le ultime foto che ho inserito sono state realizzate con il mio smartphone. Poi molti utilizzano il flash. Il flash io non lo utilizzo tantissimo, però è utile in alcune circostanze, come all'esterno dove ci sono grandi aree e magari per illuminare tutti spazi che non possiamo illuminare con una semplice torcia, mettiamo in manuale, impostiamo, diamo dei colpi di flash dove vogliamo illuminare, avremo la nostra area ben illuminata. Poi però ve ne parlerò. Alcuni lo utilizzano anche per i ritratti, quindi unendo sia la tecnica del flash sia facendo poi facendo durare appunto la lunga esposizione, e dopo dipingendo con la luce, quindi facendo interagire sempre durante la lunga esposizione sia il flash che le torce. L'ultima cosa fondamentale sono le torce. Esistono in realtà tantissimi strumenti, ma poi ve ne parlerò, che sono specifici del LED painting, però all'inizio una semplice torcia o un accendino, un laser come già detto, ma iniziamo a sperimentare con le torce.
Queste sono veramente quelle basi, comprate in qualsiasi negozio, li potete trovare ovunque e le trovate di diverse dimensioni. Queste piccole sono fantastiche per cominciare a sperimentare, soprattutto per disegnare e creare disegni e scritte. Poi nel prossimo tutorial vi parlerò proprio di questo, di come cominciare a utilizzare le torce e come disegnare con la luce. Non abbiamo bisogno di torce colorate, ma per cambiare colore possiamo utilizzare delle semplici gelatine colorate che potete trovare in negozi online, poi metterò comunque i link nella descrizione. Esistono di tutti i colori e cambieranno il colore della vostra torcia. Quindi le ho inserite davanti con del nastro adesivo e molto utile perché avrete delle torce colorate. Esistono tantissime torce. Ho creato una sorta di tutorial dove vi parlo delle torce, quali sono le differenze, quali scegliere per determinati tipi di immagini, come appunto per i ritratti o foto all'esterno, però poi realizzerò un video che metterò qui su YouTube più approfondito. Il prossimo video sarà dedicato proprio a come utilizzare le torce, come iniziare a disegnare con la luce. Non bisognerà far altro che puntare la nostra torcia verso l'obiettivo e iniziare a creare delle scie e poi vi parlerò più dettagliatamente delle varie torce e dei vari strumenti. Per oggi è tutto. Se avete delle domande, volete scrivermi o avete appunto delle richieste particolari, scrivetemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione a tutti!